Buongiorno, siamo di nuovo qui in questa splendida panoramica per fare oggi una ricetta facilissima, semplicissima ma buonissima per la serie Pesce per tutti. Siamo qui per presentare pasta con triglie. Benvenuti nel canale, se siete tornati vuol dire che vi siete divertiti, spero abbiate visto anche tutte le altre ricette perché ce ne sono di favolose, nonostante le faccia io, ma vi do degli accorgimenti e delle scaltrezze che sicuramente vi aiuteranno a migliorare i vostri piatti che fate normalmente. Non voglio insegnarvi nulla, ma vi voglio solo indicare qualche miglioria di quello che più o meno già fate. Allora, andiamo ad elencare gli ingredienti, che sono pochi ma sono molto importanti. Abbiamo comunque le nostre triglie. Le triglie, parliamo delle triglie. La triglia è un pesce, però c'è un sacco di spine, per cui io non faccio altro che sentire in giro il no, troppe spine. O ve le fate da solo o andate in pescheria e gli dite: per favore mi dà un filetto di triglia, che è questo quello che deve venire fuori, cioè la triglia, questo pezzo di triglia non ha assolutamente una lisca, una spina, non c'ha più nulla, c'ha solo un sapore eccezionale, chiaramente facendola come dico io. Allora voi vi fate spinare e poi gli fate togliere la parte centrale, che è quella che ha le famose spinette che vanno a in mezzo ai denti, spinette. Quindi queste sono 4 triglie, ci mangiano 4 persone abbondantemente, quindi la ricetta che troverete in calce nella descrizione sarà per 4 persone. Comunque diciamo che anche una triglia per persona va più che bene. La triglia è un pesce eccezionale, dolcissimo, buonissimo, ma non lo fa nessuno perché è pieno di spine. Vi consiglio appunto di farlo in questa maniera, a meno che non siate capaci di sfilettare il pesce, che un giorno vi farò vedere anche. Già l'ho fatto vedere in alcune puntate, però la triglia è molto piccolina, quindi è molto difficile, ma qualsiasi pescheria sarà in grado di aiutarvi e di darvi un risultato di questo genere. Guardate che bello, ha dei colori eccezionali e tali colori, tale il sapore che avrete il resto. Poi abbiamo bisogno di poche altre cose. Alici, io le compro direttamente in salata, e quindi non sono quelle in salamoia o non sono già quelle nell'olio. Le compro con il sale. L'unica cosa da fare di questo sale è mettersi da una parte e far scendere tutto il sale che c'è sopra, altrimenti sono veramente troppo salate, ma non sciacquarle, perché poi le dobbiamo mettere nell'olio bollente. Sale, pepe, inutile che ve lo dico, aglio, se le avete qualche oliva taggiasca già denocciolata, e un pochettino di scorzette di limone. Per concludere andiamo ad elencare le cose più belle della terra, le spezie. In questo caso useremo un paio di spezie. Allora, il dragoncello, che non è un vezzeggiativo del dragone cinese, ma è una spezia, un'erbetta favolosa. Praticamente dragoncello non c'ha un termine latino, a meno che Artemisia, no, ce l'ha, Dragonculus, ecco qua, non sto bluffando, ma questo è il risultato. Quindi dragoncello è l'Artemisia dragonculus. A che serve? Andiamo a vedere. L'utilizzo è fatto eccezionale, la pianta fresca o essiccata è adoperata per insaporire formaggi, salse e insalata. Io lo metto sul pesce, voi non sapete che cosa ne viene fuori. Purtroppo a Roma fa ancora tanto freddo e quindi lo troviamo soprattutto gelato, però ha un sapore e un odore favoloso. Dopodiché servirà della salvia, anche quella gelata, non congelata ma gelata, però va benissimo uguale perché ha un sapore eccezionale. E ci fermiamo perché queste altre erbette non ci servono per il momento. Quindi dragoncello e salvia. La preparazione è molto semplice, per cui andiamo direttamente al fuoco e vediamo che cosa succede. Fuoco, insomma, abbiamo una piastra a induzione, quindi il fuoco è andato. Andiamo, non ci serve altro, solo un po' di pazienza. Venite con me. Ecco qua, abbiamo messo allora un aglio a rosolare, poi abbiamo messo le due nostre alici
pulite. Adesso abbiamo posizionato sul fondo della padella le nostre triglie dalla parte della pelle. Appena il fuoco risale un po', sfiammiamo con un po' di vino bianco e aspettiamo che le nostre triglie si cuocano un po'. Le triglie sono molto delicate, quindi non possiamo girarle con un mestolo o qualsiasi altra cosa, perché si spezzerebbero tutte. A questo punto possiamo inserire anche le nostre spezie. Il pesce, come dico sempre, va cotto poco. Quando la pasta è pronta la mettiamo dentro e praticamente abbiamo quasi finito. Facciamo risalire un po' il fuoco in modo che così evapora tutto il vino che abbiamo messo e rimane soltanto il sapore della triglia. E se la pasta è abbastanza al dente possiamo incominciare a metterla, e adesso possiamo sbizzarrirci nelle nostre preparazioni, visto che possiamo anche un po' girarla. Se vedete che è troppo secca, potete aggiungere un po' di acqua di cottura. E per finire le olive taggiasche, perché sono buone ma quando non sono troppo cotte, quindi le mettiamo quasi alla fine. Grazie mille, buon pranzo a tutti e buone ricette con Vincicook.